Bruno Paneghini, buongiorno. Buongiorno Massimo Fuggetta. Buongiorno Bruno, noi ci conosciamo dai tempi dell'IPO di settembre 2020. Esatto, per esattezza il 10 settembre. 10 settembre 2020, piena pandemia. Eravamo chiusi in casa, addirittura quando noi ci siamo quotati abbiamo dovuto ricreare qui nel nostro campus quella che era Piazza Affari, perché Piazza Affari era chiusa e addirittura ci sono le foto che io suono la campanella ed era la copia della campanella di Piazza Affari, perché noi abbiamo voluto ricreare proprio Piazza Affari perché non volevamo perderci questa opportunità di suonare la campana. Sembra un brutto sogno. No, non è, no, anzi, devo No, dire che... dico il Covid sembra un brutto Ah, sì, sogno. certo, no, quello sì, ha Quel lasciato periodo. sicuramente dei brutti segni, però per Eh. quanto riguarda l'esperienza, devo No, dire, no, io la adesso ne ricordo parliamo, con adesso ne molto parliamo. piacere. Inizio con leggere, come faccio di solito, quello che scrissi nella lettera del terzo trimestre del 2020 per introdurre i miei investitori all'investimento che facemmo in Reti. Allora, Reti è un fornitore di System Integration Services lungo tre linee di business: soluzioni IT, Business Consulting e Managed Service Provider. L'azienda ha una capitalizzazione di mercato di 10 milioni di euro, ricavi nel 2019 di 21 milioni e 3,3 milioni di EBITDA. È una versione molto più piccola di Reply, con margini di profitto più elevati e una crescita attesa più rapida. L'IPO di settembre è stato prezzato a 1 euro per azione, ma aggiungendosi alle afflizioni del mese, fu un mese negativo, il titolo ha chiuso il trimestre ad un prezzo di 0,8, intorno al quale abbiamo aumentato la nostra posizione, dal momento che pensiamo che il titolo valga almeno il doppio. Ecco Beh, Bruno, mi sembra che sia stata una se è stato così. previsione che è Sì, stata poi confermata. esatto, esatto. Senti Bruno, iniziamo con, col chiederti, volevo iniziare col chiederti una breve descrizione top down della società, per poi arrivare, per fare anche una storia di come sei arrivato alla quotazione e poi parliamo anche della tua esperienza in borsa. Beh, come leggevi tu, l'azienda è ancora un system integrator, ha cambiato in questi 4 anni le tecnologie perché prima puntava molto di più su alcune, come poteva essere per esempio la gestione dei database server. Oggi come oggi invece stiamo puntando molto di più sull'intelligenza artificiale. La cyber security era già presente nel nostro linea di business, ma oggi come oggi invece rappresenta una linea di business molto importante perché sappiamo quanto la cyber security sia ormai indispensabile e forse probabilmente i valori che tu raccontavi di 20 milioni, oggi come oggi, già nel 2023 erano diventati 30 i milioni di ricavi e quello che Adesso, era adesso ne parliamo, Bruno, adesso ne parliamo. Parlami un po' del tuo background. Quando hai fondato Reti, come ci sei arrivato, cosa facevi prima? Allora, io partiamo da me, io inizio a lavorare nel 1984, inizio le mie attività professionali in un'azienda che parlo un po' al passato, anche se esiste ancora, ma non è più quella cosa lì, è un'altra cosa, si chiamava Olivetti. Inizio a lavorare in Olivetti e nell'84 il personal computer era quell'oggetto strano e misterioso che era completamente sconosciuto, anche perché Olivetti doveva fare un cambiamento, passare dalle macchine da scrivere elettroniche ai personal computer col sistema MS-DOS. Quindi ho fatto parte di un progetto che prevedeva l'inserimento in azienda di 10 ragazzi giovani a cui è stata fatta fare la scuola di imprese Olivetti, quindi vuol dire non solo tecnicismi, ma bensì quelli che oggi chiamiamo soft skill, quindi elementi di marketing, eh, insomma, ti creava un po' a tutto tondo. Questa cosa per me è stata
fondamentale perché ho potuto partecipare anche a progetti che ai tempi sembravano veramente delle cose stratosferiche, portare in giro per l'Italia un personal computer e farlo conoscere, quindi dovevo avere anche delle doti di comunicazione che non avevo ai tempi perché ero un ragazzo di 20 anni, quindi figuriamoci. E la cosa interessante è che nell'arco di 2 anni sono diventato un piccolo genietto, anche perché io ho sempre amato l'elettronica, ho sempre amato comunque elementi di programmazione, insomma è qualcosa che avevo già dentro. E questa cosa non finiva sicuramente durante l'orario di lavoro, ma andava oltre, tant'è che avevo già ai tempi un laboratorio a casa, insomma, dove poter sperimentare. Questa cosa per dire che ho frequentato anche un'azienda che si chiamava appunto Olivetti e che faceva anche del bello un po' al suo punto di riconoscimento, perché se qualcuno è stato in Viale Jervis a Ivrea era veramente uno spettacolo, si parlava oltre che di lavoro, di arte, di cultura, di tutta una serie di cose. Da lì poi sono passato in un'altra azienda perché ero cresciuto tanto e c'era Fininvest ai tempi che cercava giovani tecnici da inserire appunto in azienda. Era Fininvest, non era la Mediaset di oggi, ma era un'azienda che stava crescendo tantissimo e da lì ho iniziato a occuparmi soprattutto di quelle che erano le prime reti locali. Oggi come oggi si dà tutto per scontato, internet, compagnia, però una volta non era così. E poi da lì sono saltato in Dell, che oggi come oggi conosciamo tutti, ma nel lontano 92 non conosceva nessuno. Era una piccola startup dove addirittura ho avuto il modo di conoscere Michael Dell e da lì entrare sempre di più a contatto con quelli che erano i clienti soprattutto che chiamiamo oggi enterprise, quindi banche, assicurazioni e tutta una serie di cose. In Italia? In Italia, sì, anche se in realtà l'esperienza io la facevo all'estero perché in Italia Dell aveva chiuso nel 92 e io ero stato catapultato prima in Francia e poi in Olanda. Quindi lavoravo sul mercato italiano, spagnolo e greco, ma in realtà ero più concentrato sull'Italia, è da lì che poi mi muovevo in maniera anche un po' autonoma per andare a trovare i clienti e quindi avevo già creato una serie di relazioni. Nel 94 capisco che stare in giro per il mondo non era più nelle mie corde, torno in Italia a Busto Arsizio, questa città che mi ha dato i natali, ma che io mi definisco cittadino del mondo e a questo punto creo Reti Spa, anzi in realtà ai tempi Reti SRL. Un'azienda che non aveva praticamente nulla se non il luogo dove voleva fare le sue attività, che era però un po' come una favola americana, un garage. Nel senso che addirittura non avevo riscaldamento, ma tanto non mi serviva perché lavoravo presso i clienti che avevo conosciuto tramite Dell e che erano banche e assicurazioni. Addirittura una banca diventa un po' anche chi mi ha creato anche le condizioni per poter poi generare un'azienda, perché io, come ho detto all'inizio, non avevo soldi, non avevo zero dipendenti, avevo solo il know-how che era le mie grosse spalle, ma niente di più. E questa cosa però non mi ha spaventato, anzi, forse si dice sempre che chi non ha nulla non ha niente da perdere. E quindi ho iniziato questa mia attività presso una banca che oggi come oggi non esiste più, perché è stata conglobata in altro, Che e banca era? era Banca Commerciale Italiana, quindi che oggi è all'interno del gruppo Banca Intesa. E inizio appunto questa mia attività da consulente con un'aziendina che si chiama Reti SRL e cresce in maniera veramente da startup, perché oggi come oggi la chiameremmo startup, nel senso che io in 6 mesi, nel 94, fatturo 1 miliardo di lire da solo. E cosa facevi? Facevo consulenza, quasi lavoravo più o meno, adesso non voglio esagerare, ma dalle 14 alle 18 ore al giorno, perché poi mi avevano dato un progetto molto particolare che era la migrazione per la banca dal mercato delle grida al mercato telematico, quindi anche un pezzo di storia mi sono visto. Da lì appunto fortunatamente la banca mi dà una linea di credito
riesco a far crescere l'azienda appunto nel 95 con i primi dipendenti, e oggi come oggi nel 2025 abbiamo circa 400 dipendenti e un ricavi per più di 30 milioni. Quindi 94-95, fast forward 2020, quindi percorso di crescita, e a un certo punto abbiamo detto ci quotiamo. Perché? Sì, ci quotiamo perché non tanto per qualcuno, ogni tanto mi dice chissà quanti soldi sei riuscito a recuperare, no? Creando del flottante. Invece io l'ho fatto in aumento di capitale, quindi l'imprenditore in questo caso non ha preso nulla, ma la cosa interessante era quella che volevo far crescere questa azienda ancora di più, nel senso che volevo far crescere il mio board. Io ho un board che è costituito da 5 elementi che coprono più o meno tutte le aree strategiche dell'azienda, e cosa ho pensato? Ho pensato che per dargli l'opportunità appunto di anche per loro di crescere ulteriormente, la borsa sarebbe stata sicuramente un'ottima palestra, e così è stata, nel senso che sono assolutamente ancora oggi convinto della scelta. Noi siamo completamente cambiati, nel senso che sia come mentalità, come stile, come modo di muoversi, come pensiamo oggi, che non è cosa da poco, ma soprattutto a mio avviso ha fatto crescere le persone del mio board, perché prima era tutto sulle mie spalle, cioè nel senso che tipicamente l'azienda italiana vede nel suo fondatore e anche principale azionista un po' il vero cervello. Invece io sono sempre stato dell'idea che bisogna delegare, anche perché sennò questa azienda non sarebbe cresciuta così solo per linee interne, e questa cosa a mio avviso ha fatto crescere molto le persone che mi stanno più vicino, e soprattutto calcoliamo che loro hanno circa dai 15 ai 20 anni di meno, perché io sono il più vecchietto tra parentesi dell'azienda. Quanto avete raccolto? Abbiamo raccolto 2 milioni e 2, se non ricordo male, con il 19,9%. E che ci con avete fatto? Come? Che ci avete fatto con questi 2 milioni? Avete usati? No, ancora oggi abbiamo in cassaforte più della metà. Abbiamo investito sicuramente dei denari, ma non li abbiamo spesi. Nel senso che, nonostante una delle caratteristiche, non so, penso che tu ti ricorderai sicuramente molto bene perché fai questo di mestiere, noi ci siamo quotati con un handicap, come a golf. Nel senso che avevamo un piccolo debito di 13 milioni di euro. Sembrava una quotazione anche poco seria da un certo punto di vista, mentre invece io ho continuato a dire durante tutto il roadshow che quei 13 milioni erano legati all'acquisto di un campus che ancora oggi è il nostro asset fondamentale, perché senza il campus oggi come oggi l'azienda non starebbe crescendo, perché noi abbiamo tante persone che sono il vero motore dell'azienda, ma il nostro campus, che è un campus tecnologico, ci rappresenta in toto. È il luogo dove le nostre persone lavorano, vivono e soprattutto si ispirano, perché il nostro campus, oltre a essere rappresentare tecnologia, ha tante altre cose. Sì, sono stato, vi ho fatto tutto un giro molto bello. Grazie.
Senti, e come valuti l'esperienza in borsa? Perché secondo te è utile essere in borsa? Quali sono i vantaggi e se vuoi anche gli svantaggi, se vuoi parlarne, se ci sono? Ma allora, il vantaggio principale è che appunto è quasi obbligatorio che le persone crescano, cioè non puoi, cioè la borsa ti porta in una dimensione dove sbagliare, non dico che non sia consentito, ma è meglio non farlo. Non puoi Quindi devi addormentarti al volante. mai, mai, ma questo secondo me non devi farlo neanche se solo fai l'imprenditore, Beh, è uno però sprone secondo in me più. sì, per me, secondo me la borsa ti impone anche di creare una governance molto importante in azienda, cioè tutte le strutture devono essere ben orchestrate, soprattutto il controllo di gestione. Ricordiamoci che una delle caratteristiche della piccola e media impresa italiana molto spesso è che non ha un controllo di gestione. Cioè, sembra incredibile, ma io conosco imprenditori, probabilmente più della piccola, che non sanno predire che cosa gli succederà a livello finanziario, piuttosto che anche di investimenti. Cioè, tra 6 mesi non sanno cosa succederà. E questa cosa, secondo me, è assolutamente negativa per un'azienda. Quindi ti porta in una dimensione, come dicevo prima, ad avere una governance forte che ti dà tranquillità. L'altra cosa è impari probabilmente anche a comunicare. Io se vedo oggi come mi muovo tra televisioni, interviste e compagnia, mi muovo in maniera che è completamente diversa da quando era il 10 settembre del 2020. Era un'altra persona, ma io mi vedo e capisco che sono cresciuto anch'io. È come aver fatto, non dico una nuova laurea, ma un master sicuramente, ma di quelli tosti però. Alcuni Eh, dicono è come giocare in Serie A. sì, allora il nostro advisor mi aveva detto questa cosa che in effetti rispecchia molto bene la cosa. Un conto è guidare un'automobile normale e un conto è guidare un'automobile da rally. È una cosa completamente diversa. Devi imparare a guidarla perché sennò ti fai del grosso male. E il rapporto col mercato è importante. Noi ci vediamo regolarmente, tu vedi anche altri ovviamente investitori. Ehm, cosa ricavi da questo rapporto con gli investitori, con i reports periodici che fai, le presentazioni, il confronto? Beh, allora l'investitore, io all'inizio, come tutti quelli che si quotano in borsa, non ha ben chiaro come sia, nel senso che noi conoscevo molto bene dipendenti, clienti, fornitori, poi null'altro. Ecco, l'investitore è un'altra realtà che la pensa in maniera diversa, che vuole da te certezze, programmi, strategie, cose che probabilmente forse una volta, non dico che sottovalutavo, ma insomma le prendevo un pochino più alla leggera. La strategia è ovvio che bisogna avercela in un'azienda, però una volta era, come posso dire, ma sì, dai, anche se non raggiungiamo quell'obiettivo va bene lo stesso, no? E invece oggi come oggi, forse anche per non deludere chi ha investito su di noi, veramente ce la metto tutta. Poi ci sono situazioni che purtroppo vanno al di fuori dalla mia fascia di management e quindi non posso farci niente. Cioè Adesso ne, l'economia non la gestisco io, purtroppo. adesso ne parliamo. Il titolo ehm, partito a 1, come abbiamo detto, e nel 2021 ha fatto un enorme balzo fino ad arrivare a 2,5, quasi 3. Quindi a triplicare il valore, allora la market cap, il valore dell'azienda aveva raggiunto 33 milioni a settembre del 2021. Dopodiché è iniziata invece una fase che dura tuttora, dal 22 in poi, dove il titolo è
rimasto praticamente tra 2 e 2,5, e rispetto ad altre situazioni devi ritenerti fortunato perché ci sono titoli che avevano fatto altrettanto bene fino al 21 e poi sono crollati con quello che è stato il disastro dei riscatti dei PIR. Tu immagino abbia vissuto un'esperienza simile, raccontami un po' come l'hai vissuta. Allora, come hai detto tu, vedere il tuo titolo che sale e arriva quasi alle soglie del 3, poi ridiscende, insomma, non fa mai piacere. Non fa mai piacere Però perché l'azienda ha continuato a far bene, cioè se ci fosse stata una ragione specifica, uno dice, vabbè, ho fatto degli errori, ma tu hai continuato a gestire l'azienda bene, l'azienda ha continuato a crescere, sia il fatturato che i profitti hanno continuato a crescere. Uno potrebbe argomentare che la valutazione a 33 milioni era troppo alta, io direi di no. Però fatto sta che poi da quel momento in poi il titolo si è impiantato. Ripeto, fatto meglio in termini relativi rispetto a tanti altri, ma certamente non è quello che ti aspettavi, non è quello che pianificavi. allora, ti do una risposta che ti può dare qualcuno che gioca in questo campionato, no? Quindi, allora, è ovvio che ti darei una risposta abbastanza scontata dicendoti che il nostro titolo dovrebbe valere di più, ma questo non lo dico io, lo dicono appunto chi fa gli analisti, guarda il nostro appunto target price, cioè stiamo parlando di 4,50, addirittura quasi 5 alcune volte, però so che vale il tempo che vale, no? Però io faccio questo ragionamento, un'azienda che comunque, come hai detto tu, stabile, che cresce, ehm, che ha una strategia, perché costantemente noi poi la rimettiamo a punto, quindi noi siamo stati capaci in 30 anni, perché non dimentichiamoci, la nostra è un system integrator, quindi è legata a delle tecnologie di altri, perché non abbiamo una tecnologia nostra proprietaria. Siamo stati capaci per 30 anni di rimetterci in gioco, di cambiare costantemente quella che era la strategia anche in corsa, di portare, tra parentesi, aziende del mercato dell'enterprise, quindi non stiamo parlando di aziendine piccole, stiamo parlando di grandi banche, grandi assicurazioni, grandi aziende dell'energia, grandi telco, quindi giocando anche con player contro come gli americani, le Big Four. No, siamo sempre stati capaci di venirne a capo da situazioni alcune volte completamente avverse. Ora io faccio un ragionamento che, insomma, forse trova il tempo che trova, però, insomma, valere oggi 1,08 euro, 1,9 euro, quando va bene, mi sembra un po' pochino. Però, come hai detto tu, bisogna anche fare il conto che siamo in un campionato, quello dell'IGM, che non brilla, purtroppo. Ma non brilla perché purtroppo probabilmente sono stati fatti degli errori, no? Tant'è che noi continuiamo a fare esperienza, continuiamo a capirci qualcosa, ma non siamo comunque condizionati dal titolo, cioè dal valore del titolo. Nel senso che noi lavoriamo costantemente ogni giorno al massimo. E questo nessuno lo può assolutamente mettere in discussione. Le nostre persone sono persone che costantemente, anche grazie al fatto che alcuni hanno anche investito su questa azienda, danno il massimo. E quindi io credo che è solo questione di tempo. Cioè il tempo, dicono che è sempre quello il giudice più imparziale che c'è. Io credo che poi succederà che a un certo punto raddoppiamo e non ce ne siamo neanche accorti, perché comunque ogni anno noi paghiamo anche il dividendo. Anche questa cosa non è da tutte le aziende, no? Cioè il fatto di condividere anche gli utili. È un qualcosa che secondo me è un premio che diamo agli azionisti, ai nostri azionisti che se lo meritano, che hanno creduto in noi. Certo. Poi anche qui le regole del mercato non le gestisco io.
noi stiamo anche contando magari di fare un salto, però vorremmo fare un salto almeno con un minimo di struttura ancora in più. Noi vorremmo, probabilmente abbiamo dei progetti in testa che se dovessimo aumentare ancora i ricavi, cosa che ci aspettiamo, ehm, chissà, magari potremmo ritrovarci in un altro mercato, non è detto. Sì, che potrebbe o non potrebbe fare la differenza perché alla fine sono le small cap che hanno sofferto, non solo quelle sulle IGM, ma anche quelle quotate sul mercato principale e incluse anche le mid cap, perché specialmente negli ultimi 2 anni lo Star, il segmento Star, che è stato un segmento di eccellenza per decenni. Lo Star, se tu vedi la performance dello Star rispetto al MIB 40 è molto molto più alta. Lo Star è stato un competitore del Nasdaq, dell'S&P in questi 10-15 anni. E in questi ultimi 2 anni lo Star ha seguito, ahimè, le sorti delle small cap. Se vai a vedere, ci sono articoli che ho pubblicato su LinkedIn che possono essere consultati, come si è aperto un divario che continua tuttora tra il MIB 40 che continua, che fa bene, continua a andare bene, sia perché le banche hanno fatto bene, ma non solo le banche, le large cap, mentre le small cap, le mid cap, le small cap stanno soffrendo e continuano a soffrire. È la ragione di cui ho parlato e scritto copiosamente è stata la gestione dei riscatti dei peer che dal 22 in poi, quando sono iniziati dopo 5 anni dal lancio nel 2017, hanno creato delle vendite forzate di titoli che tanto più piccoli erano e tanto più hanno sofferto di queste vendite forzate. Vabbè, ma questo è un altro discorso. Sì, Va poi bene. non voglio rubarti la scena su questo che è il tuo e la tua competenza, però io credo che anche una concorrenza di titoli di Stato con forti rendimenti, insomma, ha distratto alcuni investitori che al posto di andare sui mercati azionari sono andati a investire su bot e compagnia. Cioè, guarda cosa è successo adesso con i BTP valore o come diavolo si chiamano, cioè, come dire, cioè, c'è stata veramente la corsa a comprare titoli di Stato che va benissimo perché lo Stato è contento, però dall'altra parte ha penalizzato, cioè i denari sono quelli, cioè quindi se li metti da una parte non puoi investire anche dall'altra. Chi ha venduto il PIR nel 22 per acquistare il BTP valore non ha fatto un grande affare perché nel 23 la borsa ha continuato a fare molto bene. Tra l'altro, per acquisire il vantaggio fiscale dei PIR dopo 5 anni non era necessaria la vendita del PIR. La legge dice se tu mantieni il PIR per almeno 5 anni hai diritto all'esenzione fiscale, ma l'esenzione fiscale rimane anche nel sesto, nel settimo, negli anni. Non è necessaria una vendita, però quello che è successo, magari nel 22 ci fu, ricordi, un mercato negativo per cui alcuni hanno deciso di portare a casa, come si dice, e comprarsi il BTP valore che non ha niente a che fare con l'investimento in small cap, in una asset allocation che ha senso. Certo, sono Va d'accordo. bene. Allora, ascoltami, abbiamo parlato in sommario all'inizio della società. Approfondiamo un po'. Dici esattamente cosa fa Reti. Beh, come dice il nostro fascicolo, noi siamo presenti sull'IT Consulting, la Business Consulting e quelli che sono i servizi gestiti. Sono tre pillar fondamentali per noi. Quella che da sempre mantiene il primato in termini di percentuale è l'IT Consulting ed è anche quella che sempre traina un po' le altre due, nel senso che l'IT Consulting, come dicevo prima era più forse girata su alcune attività che oggi come oggi forse non vanno più così di moda e noi abbiamo come al solito strambato, come si userà un termine velistico, su altre attività
e oggi come oggi siamo diventati un riferimento nel mondo dell'intelligenza artificiale di tutti quelli che sono anche gli agenti di intelligenza artificiale, perché noi oggi come oggi vediamo l'intelligenza artificiale tradizionale, la generativa, e poi ci sono, che si stanno affacciando sempre di più, quelli che sono gli agenti di intelligenza artificiale, che forse sono quelli, a mio avviso, più interessanti, anche perché sono quelli che sempre di più aiuteranno noi umani a prendere decisioni sempre più veloci, perché l'intelligenza artificiale è più veloce del nostro cervello, anche se poi noi ci mettiamo quello che è il nostro spirito umano. Dall'altra parte, se vogliamo, come dicevo prima, c'è tutta la parte dei servizi di cyber security, che noi ormai siamo diventati anche lì un centro d'eccellenza. C'è tutto un discorso legato alla gestione dei dati, perché sempre di più noi accumuliamo dati, ma poi le aziende, molto spesso i nostri clienti, non sanno cosa farsene di questi dati. E noi invece abbiamo pensato proprio negli anni di trovare dei modi per usarli e soprattutto renderli fruibili, che anche questa sembra un'attività, dici, beh, ma i dati basta che li leggo. Sì, ma se sono miliardi di dati diventa un po' complicato prenderli in mano, creare quadranti, saperli anche leggere, perché sennò rimangono fermi lì, in un bel database, lì immobili. E poi non dimentichiamoci che c'è tutta la parte di infrastruttura, perché non dimentichiamoci che c'è un oggetto che ci ha accompagnato ormai già da qualche anno, che è il cloud. Quindi prendi tutto quello che era una volta nelle server farm aziendali e le porti in grandi centri, che alcune volte sono gestiti da grandi aziende come la Microsoft, per esempio, come la Google, che ci consentono probabilmente di avere dei vantaggi, perché prima i CED dovevano avere delle caratteristiche, ricordiamoci cosa succedeva se si fermava un server, oh Madonna, cioè, invece oggi come oggi addirittura siamo arrivati a spostare dei CED di un'azienda da un fornitore a un altro, e anche qui le nostre attività di consulenza sono fondamentali, anche perché noi da una società di consulenza sempre di più stiamo diventando un vero e proprio advisor, perché scegliere qual è il servizio migliore per la mia azienda, prendere delle decisioni che poi avranno un impatto sul mio business, non è una cosa che puoi prendere sotto gamba. E soprattutto io credo che non dimentichiamoci che non puoi avere all'interno della tua azienda un team così competente quanto gente che invece lo fa di professione su N clienti, perché tu puoi avere una visione, una finestra su quella che è la tua azienda, ma anche la persona più competente, se lavora solo per un'azienda, vedrà solo quella cosa lì. Invece noi abbiamo la possibilità di vedere uno spettro molto più ampio e riportare esperienze che abbiamo fatto da uno all'altro. In più noi siamo partner da sempre di entità come Microsoft, che ci usa molto spesso con la sua magliettina, come diciamo noi, per andare a fare attività per conto loro. E questa è una cosa risaputa. E quando prima dicevi all'ingresso che siamo la piccola Reply, lo siamo ancora, e probabilmente forse siamo cresciuti un po', non siamo più così piccoli, nel senso che non siamo grandi quanto loro, però molto spesso ci scontriamo e alcune volte anche ci prendiamo qualche soddisfazione. Ma addirittura abbiamo competitor mondiali, cioè come dicevo prima, le Big Four, alcune volte ci troviamo su tavoli dove loro probabilmente mettono il discorso del prezzo e noi mettiamo il discorso invece della qualità. E lì bisogna vedere cosa cerca il cliente. Se cerca solo un risparmio, vabbè, forse farà delle scelte. Se cerca invece un discorso di qualità e soprattutto perché il servizio è fondamentale per il loro business, forse ci pensano 2 o 3 volte. Sei un sarto invece di un negozio di moda, all'ingrosso. Sì, più che altro ci piace creare, ci siamo creati un valore che è il nostro brand, che viene identificato come valore di qualità, e noi cerchiamo di difenderla questa cosa, perché sarebbe stato un attimo, no, scendere a compromessi. Io dico sempre che fare uno sconto è come
cioè, lo devi fare perché nel mercato del commercio un piccolo sconto lo devi fare, però se fai uno sconto troppo grosso rischi solo di denigrare quello che è il valore della tua attività. È un Poi, messaggio sbagliato. esatto, cioè rischi solo di diventare l'azienda che corre dietro al prezzo, dimenticando che poi le tue persone, se non le trattieni, oltre che con un bel ambiente di lavoro che è fondamentale, io ritengo, ma anche con una retribuzione adeguata, credo che poi a un certo punto rimane niente nell'azienda, rimangono, tra parentesi, quelli un po' più forse scarsi, anche se noi non abbiamo molti scarsi in azienda. Senti, chi sono i tuoi clienti? Parlami di settori, no? Anche senza far nomi. Beh, i settori, l'ho detto all'inizio, sono banche, assicurazioni, settore energetico, che è quello che oggi come oggi è più effervescente perché lo sappiamo, no? Cioè, nel senso che forse anche con un valore dell'energia che fluttua a valori che solo rispetto a 3-4 anni fa è il doppio, il triplo, insomma, credo che i margini che stanno facendo sono belli ampi. Poi ci sono le telecomunicazioni che stanno dando molta soddisfazione e poi c'è il farmaceutico, un po' di fashion, anche se il fashion oggi come oggi, a parte rari casi, non se la sta passando benissimo. Penso che farmaceutico, sfortunatamente per noi e fortunatamente per loro, invece quelli non conoscono crisi perché purtroppo le malattie sono all'ordine del giorno, quindi nuovi farmaci o farmaci comunque tipici che sono quelli che troviamo nella nostra farmacia di casa, quelli continuano a fabbricarne. Certo. E quindi hai detto, questo è il campo è il primo pilastro, soluzioni IT, no? Sì, le soluzioni IT sono il primo pilastro, la seconda sono i business consulting, che sono quelli che a tutti gli effetti sono un po' i traduttori delle richieste del cliente e verso i tecnici, perché purtroppo i tecnici usano un linguaggio che prima hai chiesto di non usare, che è appunto molto complicato alcune volte, e incapibile anche nei termini. Ecco, ci voleva un traduttore e noi ce l'abbiamo, questi traduttori sono gli analisti anche, oppure sempre di più sono anche quelli che noi chiamiamo un po' gli scienziati, no? Quelli che portano la loro esperienza all'interno anche di meeting aziendali, portando appunto, sapendo che i dati hanno un certo valore e soprattutto spiegandone alcune volte veramente il perché, e questo ci differenzia. Ultima pilastro sono i servizi di gestione che crescono a rimorchio di quelli che sono i servizi IT, perché ogni volta che noi creiamo un'infrastruttura, creiamo comunque qualcosa, anche adesso con l'intelligenza artificiale, perché una volta ti avrei detto probabilmente dello sviluppo di un'applicazione che abbiamo fatto, ma oggi come oggi le applicazioni non le facciamo più noi, ma le fa l'intelligenza artificiale molto spesso, quindi potrei dirti che diamo più assistenza sull'intelligenza artificiale che sullo sviluppo di applicazioni, anche se ce ne sono in giro ancora tante di applicazioni un po' datate, non vecchissime ma datate. Certo. Senti, parliamo dei numeri. Quando vi siete quotati, abbiamo ricordato, i ricavi erano attorno a 22, fine 23 siamo arrivati a 31, quindi cresciuti quasi del 50%, nel 24 non lo possiamo ancora dire, ma immagino siano, dimmi tu. Ma lo sai che non posso dirtelo, tra qualche giorno lo ufficializzerò, però io sono contento anche quest'anno, e non perché mi sto accontentando, ma perché sono contento. Posso dire solo questo. Bene, bene. Eh, dove va il tuo mondo cosa sarà Reti tra 2 o 3 anni? Allora, non ho una sfera di cristallo così perfetta. Quello che so è che sicuramente Reti sarà ancora diversa rispetto a quella che è oggi. Quello sono sicuro. Questo sono sicuro perché in questi 30 anni questa azienda ha avuto forse anche questo coraggio di rimettersi sempre in discussione e di cambiare pelle. Se penso che 30 anni fa ero da solo e probabilmente venivo paragonato oggi a un installatore di personal computer, ok, bravo, ma un installatore. Oggi come oggi stiamo parlando delle più moderne tecnologie, sia di sviluppo
che di infrastruttura, che di sicurezza, di intelligenza artificiale, di cloud, cioè quindi stiamo parlando di tutt'altro, cioè rispetto a 30 anni fa. Io credo che tra 3 anni avremo delle professionalità che oggi come oggi non hanno un nome, perché se tu mi chiedessi ma come si chiama l'esperto di intelligenza artificiale? Si chiama esperto di intelligenza artificiale, ma se penso ai dati, no, sono saltati fuori termini come data scientist, data analyst, cioè tutti figure professionali che qualche americano poi si alza una mattina e dice bene, l'esperto di questa roba qui si chiama in questo modo. Ecco, noi saremo pronti ad avere quelle figure. Perché? Perché probabilmente, come ti avevo raccontato, e ancora adesso è migliorata questa cosa, noi abbiamo un'academy interna che continua a formare le nostre persone e le forma non solo tecnicamente, ma anche di tutto quello che sono a corredo delle caratteristiche di cui abbiamo bisogno, i soft skill, quindi gestione dei rapporti con le persone, con i propri colleghi, con i clienti, nella gestione dei progetti, cioè tutte quelle attività che oggi come oggi sono fondamentali, ma sia dentro le mura di un'azienda, ma sia anche fuori, perché gestire una gestione di un corretto colloquio con l'esterno non è solo con un cliente, ma può essere col tuo amico o anche per problemi familiari, saper parlare. E l'altra cosa è che secondo me abbiamo un vantaggio. Noi abbiamo fatto questa cosa 9 anni fa, che è stata quella di portare una scuola, un ITS all'interno dell'azienda. Quindi noi abbiamo, tu pensa, oggi come oggi sono anche presidente della fondazione che si chiama ITS Income. Siamo partiti 9 anni fa che a stento avevamo fatto partire il primo corso cloud all'interno di questo ITS e aveva solo 20 ragazzi ed eravamo diventati quasi matti a trovarli. Oggi come oggi abbiamo 18 corsi attivi e 600 ragazzi che poi rappresentano per noi il futuro, perché questi ragazzi non stanno facendo qualcosa solo di teorico, ma stanno facendo cose pratiche, grazie anche al fatto che molto spesso i professori sono nostre persone, che quindi vanno a insegnare quello che poi loro vedranno in azienda. E questa cosa non su tecnologie obsolete, cosa che capita molto spesso nelle università, ma senza screditare nessuno, ma purtroppo è così, invece parlano di tecnologie assolutamente attuali e che quindi ci aiuteranno, portando anche la loro freschezza di idee nel futuro. Sono giovani locali lombardi o vengono un po' anche da altre regioni? No, vengono ormai da tutta Italia e anche dall'estero. Direi che è stato un modello che ha aperto le frontiere, davvero, cioè nel senso che ormai abbiamo in azienda persone un po' di tutte le etnie e soprattutto anche di tutte le religioni, perché non dimentichiamoci che anche questo è una diversità che molto spesso è nella filosofia, poi, cioè sposare tutte queste cose non è così facile. Certo. Poi avete anche un'altra dimensione, voi siete società benefit. Parlami un po' di questa cosa. Cos'è una società B Corp? Allora, noi siamo stati la prima azienda a quotarsi a Piazza Affari, che era una società benefit e una società B Corp. Questi due termini vogliono dire grande attenzione a tutti i temi di sostenibilità. Stiamo parlando non solo, se vogliamo, di risparmi energetici o di utilizzo di energia comunque sostenibile, ma bensì tutto quello che è il mondo che ci ospita. Quindi noi abbiamo avuto questa fortuna di insediarci all'interno di un vecchio cotonificio. A Busto Arsizio si chiamava cotonificio Venzaghi. Stiamo parlando di un oggetto che è stato creato nei primi del Novecento, in pieno centro città, quindi anche ben collegato. Noi in 30 minuti siamo a Milano Centro, e questa cosa ha fatto sì che abbiamo tra gli asset anche un auditorium che usiamo oltre che per i nostri eventi privati, per cui tutto quello che sono le nostre riunioni, perché insomma essendo circa 400 ci piace almeno un paio di volte all'anno ritrovarci tutti per insomma anche scambiarci, oltre che gli auguri magari a fine anno, a inizio o a Natale, ma anche parlare per esempio del più e del meno, fare degli open day, quindi con le famiglie. Ma questa cosa ha portato che
potevamo fare ancora di più, potevamo portare un beneficio sul territorio. E questa cosa ci ha portato a creare degli eventi gratuiti, che prevedono molto spesso appunto temi come l'arte, che è una passione mia e di mia moglie. Abbiamo addirittura una collezione visitabile in azienda di proprietà nostra, di parlare di tecnologia, che è un po' la cosa che meglio conosciamo, di cibo, perché è una cosa che piace molto, e l'ultima cosa è la prevenzione di malattie appunto importanti, e quindi fare anche informazione. Tutte queste cose vengono recepite dal territorio in maniera molto positiva, perché registriamo sempre tutto esaurito, perché abbiamo 350 posti e 350 posti vengono occupati, anche perché ormai è tutto automatico. I nostri eventi vengono pubblicati su una piattaforma che si chiama Eventbrite, quindi tutto viene gestito perfettamente. Questa cosa fa sì che oltre ad avere questi ospiti che molto spesso non conosciamo, ma che poi diventano amici, ma soprattutto diventano nostri ambassador, e quindi portano in giro il nostro nome sia sul territorio, ma non solo, perché questi eventi sono così belli che avvengono anche non solo da Busto Arsizio, che ci ospita, ma addirittura da Milano e dintorni. Bene, senti, mentre ti sentivo parlare, vorrei ritornare un attimo al titolo. Eh, Tu hai, non so cos'è una holding, hai 80% ancora di reti, giusto? Giusto? Corretto? Per fare il passaggio allo Star c'è bisogno di un flottante più alto, che si vede molto bene dal grafico che abbiamo mostrato prima. Dopo il 21 la liquidità del titolo si è drammaticamente ridotta, quindi il rischio è che già c'è poco interesse perché abbiamo parlato dell'EGM e dei suoi problemi. Un gestore vede anche una liquidità ridotta, dimezzata, e quindi diventa ancora più restio ad investire in un'azienda quantunque bella. Eh, come vedi questo? Cioè, secondo me sarebbe utile pensare in qualche formato intelligente nel tempo a diluirti un po', no? Guarda, in piena trasparenza, il 19,9 che abbiamo messo come flottante è solo un inizio. Nessuno ha scritto sulla pietra che rimarrà sempre quello. E certo è che me lo vado a giocare appunto quando sarà il giusto momento per giocarcelo. Cioè, ho detto prima, e non è un caso che l'abbia ventilata. Allora, passare all'MTA credo che non sia una grande manovra. Io credo che dobbiamo crescere ancora in termini di ricavi. Dopodiché il salto allo Star mi piacerebbe molto, perché ritengo che probabilmente oggi rappresenti il mercato più interessante azionario. Sì, sì, in Eh, realtà è un segmento, no? Non è nemmeno un mercato, si parla sì, di sì, mercato star, in realtà il mercato è l'MTA, ma il segmento star, certo. per essere quotati sul segmento star, per essere una società star, c'è bisogno di mantenere certi criteri, tra cui appunto un minimo di liquidità del titolo e di flottante. Sì, sì, ma infatti non mi fa paura. Io credo che questi 4 anni ci hanno visto comunque, come hai detto tu prima, come titolo stabile, un titolo che comunque alcune volte sale, poi scende, ma è sempre stabile, cioè è una garanzia, potrei dire, no? E mi auguro che sia sempre così, Beh, una sai, garanzia. un investitore vuole vedere il titolo salire, sai, un titolo che sale meglio di un titolo meglio di un titolo che scende, però certamente noi vogliamo Certo, però dividendi e anche capital gains. perdere valore, sai benissimo che è un attimo, no? Quindi io non, cioè almeno concedimelo, non siamo stati una meteora, come probabilmente, senza criticare nessuno, ho visto altre aziende che purtroppo non hanno avuto una sorte così felice.
Io Esatto. penso che sia questi 4 anni un continuo imparare qualcosa, avere contatto con investitori, aver fatto conoscere reti che probabilmente fino a 4 anni fa nessuno conosceva, se non gli addetti ai lavori nel settore IT, e soprattutto stiamo facendo un lavoro sempre di più di comunicazione riguardo appunto all'azienda. Ha senso Io di penso parlare di M&A per reti? ha senso, ci stiamo più volte, ci siamo messi, ma non così scherzando. Ci sono arrivati dei dossier molto interessanti, ma purtroppo nel nostro settore trovare realtà interessanti da acquisire non è così facile, ma soprattutto alcune volte ti chiedono delle quotazioni pazzesche. Cioè, a quasi quasi un'azienda più piccola di noi viene valorizzata di più di noi. Cioè, che voglio dire, adesso con tutto rispetto, mi sembra un po' così azzardato. A noi piace sempre fare le cose con un senso, farle bene. Fare operazioni così per farle, secondo me rischi solo di farti del male e basta. Assolutamente. Senti, abbiamo parlato a fondo della società, del futuro. Parliamo un po' più di te. Cosa ti motiva? Quali sono i criteri a cui ti ispiri? Beh, allora partiamo dal fatto che entrare in un'azienda che ti piace, già questo ti mette di buon umore. Certo, e poi è la tua Lavorare con azienda. persone... Come? È la tua azienda. Ma soprattutto me la sono proprio plasmata come la volevo, quindi non ho Certo. trovato o diventato qualcosa che non volevo. C'è questo fatto che lavoro con persone che mi piacciono, quindi che non è anche questa una cosa da poco. Sono persone che molto spesso sono nate in azienda e sono persone che reputo e stimo proprio personalmente. Cioè che è una cosa che non è così scontata. Sono persone che sono nate in azienda, quindi hanno anche il valore di quello che è Reti. A chi mi ispiro, ovviamente viene abbastanza facile. A Olivetti, ma questo sembra abbastanza una risposta superficiale, ma in realtà io ci sono stato e so che cos'era Olivetti e so che cosa voglio che Reti sia. Forse addirittura una cosa migliore di quello che era Olivetti. Però i motivi ispiratori sono quelli. Perché Adriano Olivetti? Perché trai ispirazione esattamente da lui? Beh, allora partiamo da questo presupposto che essendo nato professionalmente lì dentro, ero rimasto affascinato dal fatto che ci fosse un clima aziendale molto buono. Eh, Cioè non ho mai avuto dei colleghi che erano pronti, come si dice in gergo, a farti le scarpe, no? Anzi, c'era, se io non ero in grado, e ai tempi ero molto giovane, di fare qualcosa, c'era sempre qualcuno di più esperienza che veniva a darti una mano. Quindi non c'era mai stato il fatto, no, sì, sì, non mi interessa, ne verrà fuori con le sue forze, no? Quindi questo secondo me è bello e si riconosce nelle persone che lavorano qui. Poi c'è il tema della qualità delle persone. Noi abbiamo sempre investito tantissimo, oltre che sulla formazione, anche sulla selezione delle persone. Non abbiamo mai preso persone a caso. Raramente ormai abbiamo un cammino di selezione molto preciso e che ci consente anche di prendere persone veramente di qualità o con alto potenziale, oltre che quelli dall'ITS, che ovviamente lì sono delle garanzie, perché dopo 2 anni che li abbiamo visti un po' presso di noi anche, sappiamo che cosa stiamo portando a casa e quindi sappiamo le loro caratteristiche. Poi non è da sottovalutare il fatto anche del luogo. Per esempio, Olivetti in Viale Iervis era soprannominato l'edificio la fabbrica della luce, perché c'era un sacco di luce naturale. Sappiamo che oggi come oggi gli uffici di luce naturale hanno ben poca. E questo, secondo me, è un peccato, perché la luce naturale fa bene alle persone, li mette di buon umore. Se poi fai una follia come quella che abbiamo fatto noi, di portare gli alberi da frutto negli uffici,
capisci che hai fatto un po' bingo, perché porti la natura all'interno degli uffici. Quindi oltre alla luce li porti anche gli alberi da frutto che fanno la frutta, perché noi abbiamo anche brevettato nell'Italia di tempo questa soluzione che è ancora prototipale, ma che fa sì che le piante, non piantine da supermercato, piante da 50-70 anni, vivono all'interno dei nostri uffici. Certo, mi ricordo. Se poi vai ad aggiungere che c'è la nostra collezione d'arte contemporanea presente in azienda, stiamo parlando di 350 opere, che alcune volte, magari soprattutto agli inizi, quando abbiamo intrapreso questo cammino dove ci vedevano mettere le opere d'arte e probabilmente i dipendenti pensavano che io e mia moglie stessimo impazzendo, probabilmente. Oggi come oggi, invece, appena c'è un'opera nuova, tutti si chiedono: ma che cosa vorrà dire? Bruno, mi spieghi perché? Cos'è? E vedi che nasce anche una sensibilità che prima non c'era in azienda, perché si era solo intenti, come si dice in gergo, a lavorare, che per carità va benissimo, però probabilmente alcune volte l'arte, la natura, il design ti portano ad andare a un livello superiore, No. a farti delle domande e soprattutto a staccare la testa per un secondo, perché magari guardi una cosa che ti piace, per poi dopo rimmergerti nel mondo del lavoro con magari la soluzione che non ti veniva in quel momento. Perché qui ci sono trattati scientifici, non l'ho inventata io sta roba, cioè lungi da me l'idea di pensare che io sia un genio, ma l'idea che ci siano dei trattati che dicono che l'arte, la natura aiutano le persone a trovare soluzioni e le ispirano, non l'ho detto io. Come non ho detto io, anzi è una frase di Adriano Olivetti, è che chi vive in un bel posto, cioè che chi lavora in un bel posto, normalmente fa un prodotto migliore. Giusto. Quindi, sai, sono tutti tanti pezzi di un piccolo puzzle che se tu li vai a unire tutti, ti creano quella che è un'azienda. Potrei definirla felice? Probabilmente è il termine giusto, però direi un'azienda bella quanto rating. Ti faccio una domanda a bruciapelo, scusa. Tornando a Olivetti, che è molto interessante. Alla fine poi Olivetti ha fallito. Perché non esistono PC Olivetti? Ma questo non credo che sia. Allora, Adriano Olivetti non ha fatto in tempo a vedere i PC, almeno, o forse ne ha visto uno, Ah, ma non era sicuramente MS-DOS. No, penso che Olivetti sia fallita probabilmente per la volontà non di noi italiani, ma di qualcun altro che ci ha messo lo zampino. Cioè io non credo che sia una leggenda, ci sono dei sospetti che non sono qualcosa di più di un sospetto, no? Che mhm. dava fastidio a quell'azienda. Poi vabbè, c'è stato anche forse alcuni manager che non l'hanno saputa gestire bene, può essere anche quello. Però credo dal certo punto di vista che fa parte un po' di questa situazione che si sta creando a livello mondo, in cui noi veniamo riconosciuti sempre come dei campioni, ma poi alla fine le nostre aziende non si capisce perché non hanno mai un lieto fine. Guardiamo tanti brand della moda, guardiamo il settore automotive, guardiamo cioè, probabilmente alcune volte forse ci perdiamo in un bicchiere d'acqua. Dicono, ma io forse anche in questo sono abbastanza d'accordo, che noi non siamo dei bravi venditori, cioè siamo bravissimi a creare un prodotto, ma poi non sappiamo venderlo. Mm. Può essere anche quello. Io penso che abbiamo dei casi eclatanti di aziende eclatanti anche dal punto di vista tecnologico. Cioè, l'Italia è sempre stata ed è riconosciuta proprio anche per l'inventività. Cioè, noi siamo degli inventori. Adesso vedevo recentemente che stanno il gruppo nel chilometro rosso, che è appunto lì a Bergamo, stanno inventando una sorta di piccolo reattore atomico per produrre elettricità in casa. Io non so se sia vero, non l'ho visto, l'ho letto come tutti voi sui giornali e mi sembra però che come al solito parte dall'Italia un'idea che non mi sembra così fuori dal mondo, eh. Cioè produrre Poi invece arriva qualcuno e se la compra e la scala.
In Italia Eh, non siamo bravi a scalare, non siamo bravi a creare aziende grandi. eh, Partiamo bene e dopodiché ci si ferma, non ci si aggrega, ognuno rimane contento del suo piccolo orticello, anche restio, come si diceva prima, a diluirsi, perché diluendosi usi la tua società per acquisire nuove risorse da investire, quindi diluendosi. È normale negli altri mercati avere fondatori, imprenditori che hanno il 5, 10, il 15% della società. Però avere il 15% in una società 10 volte più grande, no? è un'altra cosa. È un'altra cosa. Ecco, Questo, forse anche oltre a questo, probabilmente anche cioè, sai che a un certo punto la strada per le aziende che vogliono crescere si divide un po' in due, no? Da una parte ci sono i fondi e dall'altra parte c'è la quotazione. Ecco, esatto. troppo spesso, secondo me, alcune volte uno vuole capitalizzare quello che ha e quindi va nella versione fondi, che purtroppo forse non sempre è così, però probabilmente porta quasi sempre alla distruzione poi di un'azienda, perché poi No, i fondi se li passano e poi quell'azienda gli viene un po', tra virgolette, annacquata, ecco, mettiamola peggio così. ancora, cioè quelli che hanno fatto invece la scelta del mercato, negli ultimi 3 anni, lo vediamo eh, sempre più frequentemente, sono delusi dall'esperienza del mercato per le ragioni di cui abbiamo parlato e sono sempre più attratti dall'altra strada e arrivano dei fondi, fanno un'offerta anche di 30% superiore al prezzo di mercato e si prendono un'azienda che dovrebbe valere sul mercato molto di più. Certo. Va bene, grazie Bruno, finiamo la nostra conversazione, ti ringrazio, è stato molto interessante. Concludo con le solite due osservazioni. La prima, che abbiamo fatto una amabile conversazione con Bruno Panichini, CEO e fondatore di Reti. Nulla di tutto quello che abbiamo detto deve essere preso come un consiglio di investimento. Chi ci ha ascoltato faccia le sue considerazioni e tragga le sue conclusioni. La seconda osservazione è che se questa conversazione vi è piaciuta, vi invito a sottoscrivere il canale Made in Italy CEOs in modo da continuare a fare questi incontri e diffonderne la visione. Grazie. Grazie ancora per l'invito.